Un giorno sei ai piedi di una roccia in una città con un nome che ti fa ridere e il giorno dopo sei a 2200 metri. L'India che stiamo vedendo questa volta devo dire che non ci sta affatto annoiando. Oggi passiamo dal caldo torrido alle coperte pesanti di notte. L'obiettivo è scoprire un'altra faccia di questo paese, che a quanto pare ne ha davvero tantissime di facce. Quello che però mi piace di questo subcontinente è che tu puoi cambiare altitudine, puoi cambiare densità di popolazione, puoi cambiare lingua, ma alla fine certe cose non cambieranno mai. L'India la ritrovi sempre anche negli hotel di lusso e nei villaggi tra i monti. E oggi l'India ci fa prendere anche un bello spavento. C'è stato pure l'incidente. Buongiorno ragazzi, stamattina sveglia presto, stiamo andando a prendere l'autobus che ci porterà da qui, da Dindigul, fino alla montagna. Andiamo a Kodaikanal. Adesso bisogna vedere qual è l'autobus giusto da questo lato. Siamo già arrivati alla stazione. L'abbiamo trovato abbastanza in fretta, è scritto anche là sopra. È importante trovare posto perché ci vogliono 4 ore, ci hanno detto. Trovato il posto ragazzi, è già tutto bello pieno, per fortuna abbiamo 2 posticini vicino al finestrino. Adesso vado a prendere una cosetta prima di partire. Vediamo se trovo un chai. Hello. Sarà un viaggio bello tosto perché i ragazzi davanti a me hanno una cassa gigantesca, l'hanno appena accesa con la musica. È appena passato il controllore, abbiamo comprato i biglietti, costa 85, meglio 90 a testa. Ci ha dato tutti i fogliettini per comporre le tariffe. Ecco qua, questo blocchettino è il nostro biglietto. E intanto siamo partiti e stiamo lasciando Dindigul puntualissimi stamattina, ore 7:50. A quest'ora è ancora quasi tutto chiuso, vedete tutte le saracinesche abbassate. Eravamo abituati a svegliarci molto presto, ma in realtà l'India si sveglia molto dopo, molto più tardi inizia a vivere. Ovviamente sempre aperti invece i chai walla, cioè i venditori di chai, e infatti sono tutti qui. Dopo aver venduto i biglietti il controllore fa tutti i conti, scrive tutto quanto sui suoi quaderni, è tutto a posto, sembrerebbe tutto a posto. Questi telefoni sono molto diffusi ragazzi, meno smartphone e più 3310. C'è questo bello intrattenimento musicale che prova a scatti, perché quando gli salta la connessione del telefono salta. È finita la musica collettiva, ma è iniziata questa personale. Il signore si è messo qui e adesso ci spara la musica. È sempre il top ragazzi. Very good. Pausa autogrill, ci siamo fermati, abbiamo preso la deviazione che sale tra i monti, quindi abbiamo iniziato questa salita ma si è fermato subito. La gente qui si sta bevendo un bel chai, non so se è un buon segno prima di fare le curve. Paolo però è uno di loro, quindi vediamo se funziona sta cosa. Questo è come è fatto un autogrill in India, in mezzo ai monti. Allora niente, caffè, un ristorantino classico da questo lato, e invece dall'altro lato ci sono i bagni che sono a pagamento. Là c'è la signora che riscuote le sue rupie prima di farti entrare in bagno. Ma che vista c'è qua dove ci siamo fermati? Là dietro si vede tutta la montagna altissima. Sentite il silenzio. Questo è il traffico che c'è su questa strada in questo momento. E qui i signori vendono il cocco. Piccolo aggiornamento anche sulle mie condizioni di salute, io sto decisamente meglio, ci sono stati questi bei 2 giorni in cui mi sono ripresa quasi completamente, ancora un po' il naso chiuso ma niente più febbre, quindi tutto a posto. Mi distraggo un attimo e ti sei preso pure la polpettina, eh? Guarda com'è bella colorata questa, non potevo dire di no, soprattutto per la carta del giornale. Oggi l'atmosfera sull'autobus è un pochino da gita perché stiamo andando tutti quanti in montagna per il weekend praticamente. E quindi sentiamo un sacco di indiane parlare anche tra di loro in inglese. Questo perché in India ci sono 22 lingue ufficiali, 22,
e ci sono anche tantissimi dialetti, cioè tanto che addirittura delle persone che vivono anche in villaggi vicini certe volte non riescono a capirsi, quindi utilizzano l'inglese come lingua comune. E adesso ragazzi si riparte, siamo proprio all'inizio della salita, ottima scelta quella di fermarsi e fare colazione tutti quanti prima di queste curve. La cittadina dove arriveremo dopo le curve è soprannominata la Perla delle Colline e si trova nei Western Ghat del Tamil Nadu. Il nome in realtà è composto da due parole, Kodai che in lingua tamil significa dono e Kanal che significa foresta, quindi il dono della foresta. In origine questa zona era abitata dalla tribù dei Palayar, che erano cacciatori nomadi che fino al XX secolo vivevano nelle grotte della zona. Raccoglitori di miele e coltivatori di miglio, i Palayar vivevano in armonia con la natura. Con l'arrivo degli inglesi nel 1820 però cambiò tutto e la zona divenne un luogo dove rifugiarsi per fuggire al caldo e alle malattie tropicali della pianura. I britannici non solo decisero di costruire case e residenze in questa zona, ma iniziarono anche nuove coltivazioni importando piante come l'eucalipto, il caffè e il cacao. Oggi infatti Kodaikanal è famosa per alcuni prodotti come appunto il cioccolato, preparato aggiungendo fiori e frutti della zona. Miele, caffè, tè e olio di eucalipto sono in vendita nella cittadina, mentre nelle colline circostanti si coltivano aglio, cipolle, carote e cavolfiori. Ah, e la zona è famosa anche per i laghi e le cascate. Siamo arrivati ragazzi, 2200 metri, Kodaikanal. Questo è il paese, siamo appena usciti dal bus stand, cioè dalla stazione degli autobus. Andiamo al nostro hotel che abbiamo prenotato per fortuna, perché qua la vedevo un po' dura. Prima cosa che si nota, abbiamo perso 10 gradi, l'aria è più fresca e più pulita qua sopra. Oggi ci rifacciamo dopo notti nelle bettole peggiori dell'India. Oggi invece ragazzi, camera deluxe, prima di tutto vista. Balconcino con vista, guardate qua, balconcino privato, cosa nuova, e soprattutto mega stanzone. Ma che stanza che abbiamo, una stanza vera, un cottage. Guarda qua, guarda quanto è grande, letto enorme, ecco se butta, è morbido, a posto, molto bene. E questo è il bagno, no ma che lusso è ragazzi. Questo, invece del secchio di plastica hanno messo il secchio di metallo in latta. No, ma è bellissimo, abbiamo anche il boiler con l'acqua calda. Il ragazzo ci ha detto che ci vuole, ha detto mezz'ora. Non abbiamo capito se vuol dire che ci vuole mezz'ora per avere l'acqua calda o se l'acqua calda dura mezz'ora. I misteri, lo scopriremo però. Ci siamo un po' persi, ci siamo fatti una doccia bella bollente. Siamo usciti, è tardissimo, quindi abbiamo trovato da mangiare solo questo riso al pomodoro. Molto buono, Sì, very tasty. Very tasty. Ci va sopra ovviamente la lenticchiata, il dal, il solito pickle, sulla bella foglia di banana come sempre. La ragazza ci ha detto siete arrivati troppo tardi, non ho più niente. Noi volevamo assaggiare la polenta, però abbiamo ripiegato sul risotto, era questo che era disponibile proprio sotto il nostro hotel, anche perché si sono fatte le 2 ed è arrivata una certa fame. Adesso andiamo a fare un giro perché qua, questo posto è famoso anche per un lago che si trova quindi ad alta quota ed è un lago che si chiama il Lago Stella. C'è stato un piccolo incidente al ristorante perché la ragazza ha sbagliato, non ha centrato il piatto e mi ha versato sui pantaloni il dal appena messi, puliti. Pensavamo che sarebbe stata una tortura il viaggio tutto a curve, in realtà ragazzi abbiamo dormito, Sì, siamo proprio crollati, bello. quindi non ci siamo accorti di niente. Quando ci siamo svegliati eravamo quasi arrivati, abbiamo visto le montagne e abbiamo detto ok ci siamo. Comunque un po' il fiatone perché tutta la strada è in salita così, qua tutto su, giù, su, giù. Comunque è bello vedere l'India a 2000 passametri perché cambiano gli oggetti che vendono, tipo vendono tutte queste felpe, giacconi pesanti, ma lo stile è sempre quello, diciamo. Praticamente se arrivi dalla pianura e dove fa caldissimo e qua arriva il freddo, Guarda che bel giaccone. ecco, ci sono questi vestiti che sono usati, si vede Sì. quello per esempio, sì, sembrano usati, quindi vieni qua anche in ciabatte e ti puoi vestire e Coprire. diventi subito... Infatti vedi che il signore ha il cappellino di lana addirittura. First hand, no, new. first hand. Sono nuovi, capito? Ora ragazzi che se n'è andato vi racconto il mio disagio perché praticamente mentre camminiamo Paolo lo perdo ogni 5 minuti. Io magari cammino davanti, lui dietro, mi giro, a un certo punto non c'è più, come in questo caso. E secondo voi dove può essere se non a vedere questo pastry corner, cioè l'angolo della pasta sfoglia, diciamo.
è andato a vedere cosa fanno, quanto costa, solo che tante volte io cammino, poi mi giro e non c'è più. Che è fantastica questa cosa, come potete immaginare. Prima impressione qui a Kodaikanal, comunque ci stiamo accorgendo che ci sono queste strutture per un turismo con un budget decisamente più elevato del solito. Vedete qua che mega veg bistro, che è anche centro, insomma fa un po' tutto, anche hotel. Niente male. Non ce l'ho fatta a resistere. Eccolo. Ma cos'è, una pizzetta? È una pizza! Ma sei Pezzetto serio? di Ma pizza. abbiamo appena mangiato. Lo so, ma cosa devo fare? Col tè, guarda, tè e pizza. No, non è tè, questo è caffè. Pure, c'è peggio, forse era meglio, Io sono curioso di assaggiare la pizzettina. Quanto è piccante? 0? 0. Ketchup, quello sopra? Forse? È piccante, è posso piccante. assaggiare, posso È piccante dare la mia anche, è opinione? piccante. Allora, assaggio un è un po' pezzettino, dolce. È un po' dolce, sai che le pizzette poi spesso le fanno un po' troppo dolci. Pensavo peggio. E vedi? E vedi? Dolcissima però, dolce, cipollosa. Piccante arriva dopo. Però c'è l'origano. Ma ce lo rigano, dai. L'unica cosa forse della ricetta originale è l'origano. È arrivato molto dopo. Molto. C'è un incontro che ho fatto in Australia che mi sta tornando in mente in questo momento. Praticamente stavo andando a pagare il distributore la benzina e c'era questo ragazzo che lavorava alla cassa. Mi stava simpatico, allora abbiamo fatto 2 chiacchiere velocissime mentre appunto stavo pagando. E allora fate conto che l'Australia è molto conveniente per noi per quanto riguarda gli stipendi, figuratevi che cosa può essere per un indiano. E quindi alla fine gli ho detto, allora ho fatto 2 battute, allora come va? Sei da tanti anni qua in Australia, 6 anni che lavora lì. E lui mi fa capire chiaramente che quando lui finirà questa esperienza in Australia, tornerà in India e farà la vita, la luxury life, quindi la vita del lusso. E mi viene in mente proprio perché siamo di fronte a questi super hotel di lusso e probabilmente lui verrà qua. Una volta finita la sua esperienza lo troveremo a Kodaikanal. Mamma mia ragazzi, ma vi rendete conto che cosa sono costretto a fare? È successo di nuovo! È successo ancora! Allora, siamo su questo che è il lago più famoso di questa zona, quindi si chiama Star Lake perché dall'alto sembra una stella, ovviamente. E adesso noi ci siamo sopra con questa bagnarola terribile. Che non gira, non si capisce. È vero che non gira? Gira tutto. Allora, proprio. se giri Cioè, tutto... ti devo andare nel fianco sì, a te? sì, qua proprio nei reni. Gira, va, sembra così troppo però. Ok. Guarda che Attenzione a non fare incidenti. Allora, c'è da dire che la coda per prendere i pedalò era nulla, perché nessuno ha tanta voglia di far fatica. La maggior parte vanno con le barchette guidate a remi. Eccoli là, infatti, ma soprattutto perché sono famiglie molto grandi, da 6 persone, e quindi tutti si fanno portare con la barchetta. Molto bello ragazzi, tranquillo, un'India rilassantissima in questo momento, anche fresca, cioè nel senso che non fa freddo, ci sono una ventina di gradi, quindi si può stare tranquillamente con le maniche corte a godersi questo bel paesaggio. Lì c'è la fontana, un'enorme fontana lì sul lago. Adesso andiamo a farci la doccia. La fontana? Nel frattempo io vorrei anche capire su che cosa siamo, se è un cigno o che cosa. In realtà mi sembra un rospo. Un attimo che allungo la camera giusto per vederlo in faccia. Cos'è? Per questo bel regalo che ho deciso di fare a Paolo, che lui ama tantissimo i pedalò. Ti ringrazio Lo so tanto, che ogni Ania. volta che troviamo uno specchio d'acqua, lui E non che- vede l'ora di prendere i pedalò. Che acqua ragazzi, di un verde smeraldissimo. Non si può vedere assolutamente nulla a 10 cm di Quindi profondità. speriamo che Rospo qua ci porti a casa, Lo insomma. spero vivamente. Qua non c'è traccia di acqua, qua no, ci sono solo un po' di spazzature. Diciamo che è anche fatto in miniatura, proprio di dimensioni indiane, perché noi non siamo alti, ma ragazzi è veramente vicinissimo. I pedali sono vicinissimi e sono anche stretti i posti, infatti per girare te lo dai nel fianco perché noi siamo troppo larghi. Comunque abbiamo speso 200 rupie per mezz'ora e sono 2,10 euro in pratica. Hello! Ah, qua abbiamo un paio di amici di Rospo, anche loro. Hello! Tempo di arrivare, la fontana si è dimezzata. Che tristezza. Eravamo così vicini a vederla altissima. No, l'hanno spenta. Va bene. L'abbiamo trovata ragazzi, dopo la casa con la palafitta c'è la grande fontana.
la circumnavighiamo e poi torniamo alla base. कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा कोई तो है खुदा. Cigola un po', eh? Stiamo tornando a velocità pazzesca proprio. Siamo in montagna, 2000 metri, c'è il laghetto, tutto rilassante, ma ragazzi resta sempre India, quindi rilassarsi vuol dire fare 2000 cose. Il pedalò era il più rilassante di tutti, ma volendo si può fare il giro con il cavallo. Ecco qua tutti i cavalli pronti sono soprattutto per i bambini, però vedo che anche le ragazze qui si vogliono buttare sul cavallo. C'è ovviamente cibo, ci sono tutti i banchetti che vendono cibo di vario tipo, ad esempio ci sono tutte le pannocchie e poi gli immancabili negozi con gli accessori più vari. Gli autobus turistici in questa zona sono tamarrissimi e bellissimi. Guardate questo, com'è tutto colorato con questa frase super motivazionale sopra: caro me, ti renderò orgoglioso un giorno, bellissimo. E qua ce n'è un altro, anche questo dipinto benissimo, guardate che lavoro anche questo, e dice: sono il re del mio mondo. Si possono noleggiare anche i tandem. Adesso vediamo se convinco Paolo per domani un bel tandem. In realtà dalla fatica che stanno facendo le ragazze non sono più convinta di voler provare anche il tandem. Eccoli qua tutti i negozi con il cioccolato, quante pasticcerie qui davanti a noi, intanto un bel tramonto sullo sfondo con un cielo che si è colorato di viola. Giorno 2 a Kodaikanal. Buongiorno. Che voce hai? Non ho la voce. Non ho la voce stamattina. Il macchinario del signore del chai. Cielo azzurrissimo stamattina, quindi abbiamo deciso di venire a farci una camminata. Questa camminata che parte proprio qui dal centro della città. Infatti là dietro si sentono tutti gli autobus e i clacson e c'è un biglietto d'ingresso che è di 20 rupee a testa, quindi Paolo è là a aspettare di pagare il biglietto. Abbiamo iniziato la camminata che è tutta asfaltata, c'è questa vista, al momento si vedono tutte le montagne di fronte, ma c'è un bel po' di foschia, eppure sono già le 9:30 passate, dovrebbe essere già salita la foschia, in realtà no, è ancora tutto abbastanza coperto. Anche tu sei ancora foscosa. Sono anch'io molto fosca. Anche io, a dire la verità. Forse perché insomma siamo beccati comunque una notte a 10 gradi. Eravamo abituati adesso a almeno 25-30 gradi di notte. E quindi vabbè, abbiamo sofferto un po' il freddo. Un sbalzo improvviso. Assaggerò per la prima volta il pan, ragazzi, da questo signore. Allora, non c'è tabacco, non c'è niente, ci sono soltanto frutta secca e frutti cocco. rossi, cocco, c'è un po' di noce di betel, quindi quella che colora di rosso. Adesso voglio vedere. È tutto avvolto nella foglia di pane, appunto. Allora, l'abbiamo visto tante volte in India, ma alla fine non l'ho mai provato. Adesso lo stai facendo. Adesso stiamo facendo, si mangia anche la foglia. You eat the Yes. A golf cold best medicines. Yes. Good? Yes. Stai mangiando la foglia? Fa bene per il raffreddore. Buona la foglia, sai? Cosa sa di foglia? No, Excuse me. tipo menta. Thank you. Thank you very much. Thank you. Facciamo metà perché è la prima volta e poi Angela ha il raffreddore, quindi le farà sicuramente bene. Anche io però ho un po' di mal di gola, quindi ci sta. Questo è il nostro rimedio di oggi. Morbido, dolce, Buono? molto zuccherato. Eh beh, sì, è tutta frutta candita, tutte cose dolci. Non sei convinto? E la noce? È il betel. Quella fa schifo forse. Quella puoi toglierla forse, no? Stai spaccando un dente? No. Ma lascia i denti rossi quella? No. Buono. È un dolcetto alla fine. La foglia non sa di foglia. Vedi? Un po' mentolata, mi sa che ci butta sopra qualcosa. Lascialo in bocca per un bel po' di tempo, Angela, che devi guarire.
Questa è la versione quella diciamo rinfrescante, infatti ti rimane in bocca tipo un sapore di menta, ma poi c'è la versione con il tabacco dentro, che quella crea un po' più dipendenza, che è quella che abbiamo visto più spesso anche nelle varie città. Abbiamo aspettato un attimo per vedere se saliva un po' la foschia, ma in realtà no, però sullo sfondo si intravedono i contorni di un lago là in fondo e tutti i profili delle montagne. Ma sai che ti è migliorata la voce? Dici? Hai visto? Sarà stato il pan del Sì. Signore, vedi? Questo è un cartello strano da vedere in India perché sono stati bannati i sacchetti di plastica in tutta questa zona, e non solo, perché ieri abbiamo provato a comprare una bottiglia in plastica di acqua, chiaramente l'unica disponibile, da 2 litri, e non ce l'hanno venduta perché vendono soltanto i mega boccioni. Sì, minimo 5 litri. Stanno cercando di tenere pulita questa zona, almeno di togliere la plastica. Infatti sono vietati anche i piatti di plastica. Qua c'è l'altro cartello. Diciamo che è un primo passo. La strada è ancora lunga da fare, però almeno è un inizio, si sta muovendo qualcosa anche in questo senso. Allora, devo dire che però, allora, ci rendiamo conto che ogni volta che mangiamo in India, per esempio nei ristoranti, nei barettini, prendiamo il tè, eccetera, eccetera, non c'è mai nulla che dobbiamo buttare che sia in plastica. Per esempio mangiamo sulle foglie di banano in questa zona, Sì. mangiamo sui piattini proprio di carta, non di plastica, Di carta. ma di carta, e quindi quando buttiamo le cose ci rendiamo conto che non stiamo facendo spazzatura. E questa è una cosa secondo me molto buona. Chiaramente ragazzi è un paese con 1 miliardo di persone ed è molto difficile gestire questa problematica che è enorme. Siamo alla stazione degli autobus da un bel po' di tempo, guarda qua che autobus ci sono. Dobbiamo capire se riusciamo ad andare in un paesino qua vicino, molto interessante da vedere, però stiamo facendo fatica a trovare l'autobus. È lui ragazzi, è il nostro autobus, andiamo a Pumbarai con questo gladiatore stampato di qua. Sobrio, un autobus sobrio. Mi sa che si fa un po' fatica a salire, è bello pieno. Mazza, è hardcore, c'è anche... Guarda il ferro di cavallo. C'è un botto di gente, il ferro di cavallo. Pumbarai, Pumbarai. Ho chiesto alla signora se potevo sedermi qui accanto e mi ha detto no. Invece Angela sì, Angela può. Mi sembra giusto. Accettato. Qua ci sono tutte le divinità di tutte le religioni ragazzi, e poi da quel lato addirittura le 5 terre. Forse sono le 5 terre, non riesco a riconoscere bene, però è l'Italia. Sembra, sì. Io sposto i soldi e i biglietti. Ah, ok, perché il resto vieni la signora. Ok, soldi. E poi prendiamo il biglietto. Ma c'è il trasportatore. Che manovre ragazzi, c'è il traffico da entrambi i lati, ci dobbiamo passare in questa stradina. Siamo proprio di lato. Il nostro autista ha il clacson più forte di tutta la strada. È incredibile sta cosa, fa paurissima stare davanti seduti. A volte è meglio sedersi dietro e non sapere cosa succede. Certo che ci si mettono pure le mucche qua in mezzo alla strada. Sono aggiunte anche le scimmie adesso qua al quadro. Queste ragazzi sono quelle che ci sembrano delle buone idee finché non le realizziamo. E alla fine c'è stato pure l'incidente. Questo si è bloccato qua in curva e quindi niente, l'autista gli è andato addosso cercando di fare manovra perché non andavano indietro, sono scesi dalla macchina. Qui poi c'è stata una situazione un po' spiacevole perché l'autista e il controllore sono scesi dall'autobus e tutti hanno iniziato a urlare e spintonarsi. I ragazzi con l'auto quasi nuova non l'hanno presa molto bene, ma la colpa è loro perché si sono fermati in curva e facevano gesti all'autista di venire avanti, cosa che lui ha fatto e bam, gli ha centrato la macchina. Niente ragazzi, niente constatazione amichevole, si va così e via, ciao. Lo so. Se riusciamo ad andare e tornare vivi oggi ragazzi, comunque è bellissima questa foresta. Stiamo passando in mezzo, ci sono queste conifere altissime. L'autista mi ha detto di fare il video proprio qua ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere una cascata in teoria. È un viaggio rilassante questo comunque.
Chi non vorrebbe lo stomaco della signora che sta seduta contro il senso di marcia, col cellulare in mano, non batte ciglio proprio, manco si è accorta. Che vista, ragazzi! Sono stati 19 km più lunghi, però siamo arrivati, il guerriero ci ha portato a destinazione o quasi, perché dobbiamo ancora fare 1,6 km per arrivare al posto che vogliamo visitare oggi. Il viaggio è stato bello tosto, abbiamo fatto un incidente, rischiato di tirare sotto scimmie, mucche, motorini, di tutto. Però in tutto ciò... No, ma ok, thank you very much. Però in tutto questo, ragazzi, allora c'era l'autista che non so come facesse a guidare e in più a picchiarmi dentro ogni volta e dirmi video. Tutte le volte che dovevo accendere la telecamera per fare il video perché c'era una bella vista, quindi fantastico. Più avevo una signora che mi abbracciava da un lato, l'altra appoggiata sulla mia gamba, un bambino... Sono esperienze così sanguigne. Fa il casino, ovviamente appena c'è una curvetta. Però è bello perché perdi tutto il tuo spazio vitale, cioè non ce l'hai più, si annulla completamente. Ma la cosa è anche positiva perché ti fa sentire all'interno della stessa cosa, no? Tutti insieme a soffrire fondamentalmente. E siamo tutti uguali, cioè si annullano tutte le distanze possibili e immaginabili, no? E quindi anche quello è il bello. Intanto però tutta sta odissea siamo per arrivati arrivare in un posto fighissimo. In effetti quando siamo arrivati ieri a Kodaikanal ci aspettavamo qualcosa di diverso. È un piccolo paese ma molto incasinato, e alla fine con tutti gli alberi e tutte le strade intasate è anche difficile godersi proprio la montagna. E invece adesso, dopo questi famosi 19 km, ci siamo finalmente trovati in un posto, era quello proprio che cercavamo. Siamo in mezzo alle montagne, sono tutti terrazzamenti da questo lato. Qua c'è un paesino stupendo, tutto colorato, proprio appollaiato su questa parte di montagna che dà poi dall'altra parte verso l'infinito. Qua intanto passano anche macchine d'epoca. Momento verità, ragazzi, noi siamo venuti qua semplicemente per un tempio che però è un tempio che ha 3000 anni, quindi super mega interessante. Ce l'abbiamo adesso davanti qui, ma non sapevamo invece che era immerso in questa cornice assurda tra le montagne. All'interno del tempio è veramente piccolo, ma non si possono fare foto e video, quindi siamo entrati, è tutto fatto in pietra e si vede che è proprio molto antico. Qua fuori invece stanno preparando tutti questi carri. Questi sono i carri che probabilmente si utilizzeranno in una prossima festa prossimamente. Tanto qua tutti i bimbi giocano. Questo è l'ingresso del tempio e all'ingresso c'è il pavone, che è il mezzo di trasporto di Murugan, il dio della guerra, quello con le 7 madri, figlio di Shiva, fratello di Ganesh, quello di cui abbiamo già parlato in un altro video. È ancora lui, e quindi ci sono tutti i bambini che si arrampicano sui trattori dove ci sono i carri che stanno preparando. Evidentemente nella zona ci sono un sacco di coltivazioni di aglio, tantissimo aglio qui davanti al tempio, e praticamente solo aglio, non c'è altro, e le banane. Banane. Noi ci siamo passati qua perché stiamo aspettando il prossimo autobus che ci riporterà indietro. Speriamo che arrivi, speriamo che tutto vada per il meglio, ragazzi, e noi da qui vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video da questa pazza India. Alla prossima, ragazzi! Ciao!